Ciao ragazzi, bentornati o se è la prima volta che siete sul mio canale benvenuti. Io sono Manuel e questo è Italiano Immersivo, il canale dove impari l'italiano in modo naturale immergendoti nella lingua. E questo è un video un po' diverso dal solito. Questa settimana avevo preparato un video molto carino, divertente da proporvi, però poi purtroppo è successo che in questi giorni è venuto a mancare mio zio Gregorio dalla Puglia. È venuto a mancare significa è morto in italiano. Noi di solito in italiano non usiamo mai il termine diretto, usiamo sempre questa perifrasi è mancato, è venuto a mancare, che è un po' più delicata rispetto all'espressione diretta è morto. Comunque ecco, insomma, il concetto è che è venuto a mancare mio zio. E quindi voi sapete, chi mi segue sa che questo è un canale molto vero, spontaneo. Io sono, come mi vedete, senza filtri e quindi onestamente non me la sentivo di mandare in onda quel video, anche se era stato girato prima, e ho voluto invece fare questo video in una ambientazione che chi di voi mi segue probabilmente riconoscerà, perché alle mie spalle ho il santuario dove noi siamo già stati, della Madonna della Rosa, che mi pareva un'ambientazione bella per questo video, che è un video un po' diverso dal solito, cioè è un video più riflessivo, un video che ho pensato sia in onore e in memoria di mio zio Gregorio, sia come video riflessione per questo nuovo 2025. Voi sapete che a inizio anno di solito un po' tutti noi facciamo quelli che in italiano chiamiamo i buoni propositi per l'anno nuovo, e tutti a inizio anno ci domandiamo come andrà quest'anno, ci auguriamo che vada bene, ci facciamo dei piani perché l'anno sia buono per noi, eccetera, no? I primi giorni dell'anno sono quindi giorni di festa, ma anche di riflessioni e di ripartenze. Probabilmente questo video per alcuni di voi sarà un po' più difficile del solito, proprio perché parliamo di temi astratti e riflessivi, concettuali, e meno di temi pratici, reali, concreti, e quindi magari utilizzerò anche un lessico a cui non tutti sono abituati, specialmente chi non è già a un livello medio avanzato, e quindi magari poi alla fine del video nei commenti fatemi sapere com'è andata, se avete capito tutto quello che ho detto, se c'erano termini che non conoscevate, e soprattutto fatemi sapere se siete riusciti a seguire un video appunto che parla di concetti astratti, perché secondo me è più difficile da seguire rispetto a un video che parla di cose concrete della quotidianità. È un video, vi dicevo, riflessivo ma non triste, ecco, non vi voglio rattristare. Io in questi giorni purtroppo ho avuto questo lutto e quindi, ripeto, non mi va oggi di ridere, scherzare, ma non è sempre il momento di ridere e scherzare nella vita, no? Però ecco, non voglio che sia un video triste, voglio che sia un video riflessivo ma in modo positivo, come sono io. Io sono tendenzialmente una persona ottimista, positiva, e in ogni circostanza cerco sempre di tirare fuori qualcosa di buono. In questo caso, secondo me, questo qualcosa di buono è una riflessione che noi possiamo fare, e non c'è momento migliore di questo, visto che ci apprestiamo a vivere questo nuovo 2025. E io vi dico, io personalmente da tanti anni ho sempre avuto questa tradizione di mettermi a fare le mie riflessioni a fine anno e prepararmi per l'anno nuovo, no? Come se simbolicamente, perché non realmente tutti noi sappiamo bene che c'è ieri, c'è oggi, c'è domani, è un continuum, no? Non è che sia una vera ripartenza, però simbolicamente abbiamo bisogno, siccome siamo esseri umani e siamo anche emotivi, abbiamo bisogno delle ripartenze, no? E quindi il primo dell'anno rappresenta a livello simbolico una ripartenza, e io quindi spesso mi metto a inizio anno a fare così il bilancio dell'anno passato e a fare una riflessione su cosa voglio per l'anno successivo. Vi dirò che queste riflessioni mi accorgo che sono cambiate molto nel corso degli anni, cioè le riflessioni che facevo quando avevo 20 anni
erano molto diverse da quelle che faccio adesso, che ne ho, non vi ho mai detto la mia età in realtà, però posso dirlo tranquillamente, adesso ne ho 41, ho 41 anni suonati, in italiano si dice X anni suonati, no? Quando sei proprio nel pieno, 41 anni, sono nato nel 1983 e quindi sono un vecchietto ormai, ecco, ho un po' di esperienza quantomeno. Diciamo che rispetto a quando ero più ragazzino, quindi quando avevo 20 anni, che ero più, come dire, scoppiettante, no? Ero più entusiasta di tutto, ma sono sempre stato, dicevo, una persona positiva. Però oggi sono sicuramente più consapevole, cioè quando mi approccio adesso a questo nuovo 2025 che abbiamo di fronte a noi e cerco di capire cosa mi aspetta, cosa ci aspetta, come programmarlo, a cosa puntare, quali sono gli obiettivi, le speranze, rispetto a quello che avrei pensato magari 20 anni fa, oggi sono più, come dire, equilibrato e più consapevole. E questo è il frutto naturalmente dell'esperienza. Vedete, la consapevolezza, secondo me, è una cosa che un po' toglie spensieratezza, però dona profondità. Cioè, cosa vuol dire? Tu a 20 anni sei più spensierato, perché non hai ancora tutto quel bagaglio di esperienze, anche negative, che piano piano ti plasma, ti fa vedere la vita in modo un po' diverso. Non voglio dire disilluso, ma un po' diverso sicuramente. Quella spensieratezza che tu hai a 20 anni è quella che ad esempio non ti fa percepire il tempo. A quell'età il tempo è molto relativo, poi chiaro non siamo tutti uguali, perché io comunque sono sempre stato molto riflessivo, anche un po' introverso, anche da giovane, quindi io questi pensieri profondi in realtà li ho sempre un po' fatti, però da giovane ero un po' più, come dire, ti senti Superman a quell'età, senti che ogni obiettivo è alla tua portata, se ti impegni, sei, come dire, gasato, no? È un termine colloquiale, molto colloquiale, sei gasato su tutto, vuol dire che sei entusiasta su tutto. E quindi ricordo che quando facevo i buoni propositi per l'anno nuovo, la percezione era quella che tutto fosse possibile e che tutto dipendesse da me, cioè io pensavo che nella vita se tu ti impegni puoi riuscire a ottenere qualsiasi cosa, no? Che è un po' anche quella cultura molto interiorizzata oggi nell'Occidente capitalista, no? Oggi a 40 anni suonati, dicevo 40 anni suonati, 41 per la precisione, sono sempre positivo perché fa parte del mio carattere, però sono più equilibrato, vuol dire che non ho più né quei grandissimi picchi di entusiasmo, ma d'altra parte non ho più neanche quei picchi che possono avere gli adolescenti, i giovani, no? Al ribasso, per cui ho una visione più equilibrata di tutto, qualsiasi cosa positiva o negativa la metto in prospettiva. E cosa vuol dire metterla in prospettiva? Vuol dire saper valutare le nostre vicende umane nel giusto contesto, quindi non assolutizzare o drammatizzare ogni cosa, ma vederci semplicemente per quello che siamo, no? Cioè prendere la vita sì sul serio, perché la vita è una cosa importante, ma mai troppo sul serio. Cioè dobbiamo essere capaci di vedere la nostra vita in prospettiva e saper mettere i pesi delle nostre vicende umane appunto nel contesto più ampio in cui noi viviamo. Quindi quando penso all'anno nuovo, in sintesi, oggi mi immagino di voler plasmare degli obiettivi e una visione che sia il più possibile equilibrata. E quando dico equilibrata non intendo dire media, mediocre, perché poi è facile confondere questi due concetti. No, l'equilibrio è un'altra cosa. L'equilibrio è saper vivere. E questa è una cosa, fra l'altro, che spesso viene attribuita, no, a noi italiani, il fatto di saper vivere, la dolce vita che spesso si menziona in relazione all'Italia, no? Quindi questo mantenere l'equilibrio fra la vita lavorativa, fra il relax, il divertimento, che è parte di questo saper vivere. Intanto ecco, siamo in diretta, suonano le campane. 2 rintocchi.
E dicevo, questo saper vivere è una cosa che spesso viene attribuita agli italiani, ma io vedo che in realtà anche qui in Italia oggi questa cosa è sempre meno vera e si sta sempre di più perdendo, perché ora è difficile da spiegare così in un video di 20 minuti, in un video fra l'altro in cui si impara l'italiano, per cui non posso usare neanche terminologie o concetti troppo complicati, però proviamo a spiegarle in modo abbastanza semplice. Io credo che oggi nel nostro mondo occidentale, che è un mondo secondo me improntato a un capitalismo sempre più esasperato, gli individui rispetto a 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa, sono sempre più soli, più isolati, cioè senza che noi ce ne accorgiamo, il capitalismo, il mercato, la pubblicità, cioè tutto il nostro ambiente ci ha portato a costruire un modello di vita, un modello di società dove noi in realtà non siamo più persone nel mondo, ma siamo consumatori nel mercato. E guardate che è una cosa di cui magari non ci si accorge perché ci viviamo dentro e perché sono processi che avvengono nell'arco di tanti anni. Però se noi guardiamo ad esempio il modello familiare, parlando dell'Italia, quindi restiamo in Italia, no? 30 anni fa, 40 anni fa, c'era un modello familiare dove la famiglia era molto più allargata e molto più unita e quindi c'era una struttura familiare, no? La famiglia era un baluardo nella società, era unita. Oggi la famiglia è molto, anche in Italia, più frammentata, vuol dire che i figli escono presto di casa, rompono molto presto il legame familiare con la famiglia di origine, formano la loro famiglia che è un nucleo più ristretto e per carità è un modo di dire, vuol dire va bene, ci sta anche la cosa, ha dei pro e ha dei contro, però questa cosa, questa frammentarietà ha prodotto anche nel contesto di questa società improntata al capitalismo e al mercato una maggior debolezza perché gli individui sono più isolati, non c'è più quella rete e qui parliamo di rete familiare, poi bisogna parlare anche della rete del tessuto della società. 30 anni fa c'era un tessuto sociale, oggi c'è molto meno, oggi il tessuto sociale è quello virtuale dei social network, no? Quindi è totalmente finto, totalmente inesistente. Nessuno di quelli che mette mi piace ai tuoi post viene a soccorrerti o aiutarti o quando hai bisogno in realtà. Una volta, quando c'era, io ricordo, ma senza andare lontano 50 anni fa, ma quando io ero piccolo, 20-30 anni fa, mi ricordo che c'era un tessuto sociale anche nel vicinato, in paese, molto più solido di quello che c'è adesso. E quindi abbiamo creato questa società più frammentata dove le persone sono più sole, più isolate, quindi sono più facili preda del mercato, più facili preda della pubblicità, no? Perché quando una persona è sola, isolata, è più facile convincerla di aver bisogno di determinate cose per essere felice, eccetera, no? E qui mi fermo, ecco perché non voglio che diventi poi un video noioso, un video troppo filosofico. E intendiamoci, non voglio neanche che sembri un video anticapitalista, assolutamente no, nel senso che il capitalismo, quello sano, cioè quello improntato comunque a un umanesimo in cui credo io, quindi il capitalismo al servizio dell'uomo e non l'uomo al servizio del capitalismo, secondo me può essere un modello giusto, cioè quello che nel mondo ha dimostrato di essere quello che ha portato maggior benessere nella società. Però non bisogna perdere l'equilibrio, qui torniamo al discorso dei propositi dell'anno nuovo, no? Uno dei propositi che mi faccio io è di cercare di mantenere e ritrovare, se l'abbiamo perso, questo equilibrio, cioè renderci conto che tantissimi dei bisogni che ci fanno credere che abbiamo in realtà non sono reali bisogni e soprattutto con l'età si impara che le cose più di valore, le cose che contano di più sono proprio quelle che non si possono comprare con i soldi. Le cose che si possono comprare con i soldi sono le cose che il mercato e la pubblicità ti convince che hai bisogno di quelle cose e sono cose che fondamentalmente sono scariche immediate di dopamina, no? Se vogliamo metterla sul piano scientifico, cioè dobbiamo saper distinguere il piacere dalla felicità. E io più vado avanti con gli anni
e più mi ripropongo di andare a ricercare la felicità, non il piacere. Il piacere può essere comprarmi una macchina costosa, può essere andare a cena in un ristorante stellato di lusso, no? In italiano diciamo ristorante stellato, un ristorante di lusso, perché i ristoranti di un certo livello vengono premiati con le cosiddette stelle, no? Le stelle Michelin. Quindi ecco, giusto per fare qualche esempio, che può essere la vacanza, che può essere la casa bella, tutte queste cose che nel mondo di oggi, andare nella spa, tutte cose che 30 anni fa nessuno ne sentiva il bisogno, e tutti i bisogni che ci siamo creati, no? Sono tutte cose assurde, bisogni creati, inventati, che portano al piacere immediato ma non portano alla felicità. E se noi sappiamo vivere distaccandoci da quello che il mercato e la pubblicità ci propongono come modello di vita, e proviamo a riflettere e andare a puntare verso la felicità, ci accorgiamo che la felicità sono appunto altre cose, e sono cose che per fortuna o per sfortuna non si comprano con il denaro. Per fortuna, perché se non si comprano con il denaro vuol dire che sicuramente valgono di più, perché quello che costa fatica ottenere di solito vale molto di più. E per sfortuna perché effettivamente sono cose che richiedono anche un certo grado di impegno per riuscire a ottenerle, no? Un impegno costante e continuo, e quindi non sono gratificazioni immediate, non basta pagare per averle, bisogna impegnarsi per averle e continuare a impegnarsi, ecco. Però sono molto più durature, no? Perché sono più profonde, nascono da una riflessione, da un bisogno umano vero, e sono più in sintonia con quella che è la nostra realtà umana, secondo me. E ripeto, in realtà il capitalismo, il modello capitalista ha portato comunque anche a tanti vantaggi, perché c'è un film molto bello che vi ho già forse citato in qualche altro video, un classico italiano, che si chiama L'albero degli zoccoli, ed è ambientato a fine 800, inizio 900, proprio qui nel nord Italia, a pochi chilometri da qui, nella Bergamasca, no? In provincia di Bergamo, e mostra come era la vita dei contadini a quell'epoca, un centinaio di anni fa, più di 100 anni fa, siamo nel 2025, no? Più di 100 anni fa. E non era bella la vita, dai, diciamocelo, nel senso, poi vabbè, non posso chiederlo a loro, magari se lo chiedessi a loro forse ti direbbero anche che era bella, però dal nostro punto di vista sicuramente una vita fatta unicamente di sussistenza, dove era una fatica continua solo per la sussistenza, così per come la vedo io non è neanche quella la cosa giusta. La cosa giusta è l'equilibrio. Noi oggi nella società occidentale moderna fortunatamente abbiamo raggiunto un grado di benessere che ci può consentire di vivere molto bene, abbiamo tutto. Io qui in Italia mi rendo conto di essere molto fortunato, ho tutto e non posso desiderare nulla di più. Forse devo essere proprio bravo io in realtà a desiderare qualcosa di meno e a ricalibrare le mie necessità, i miei bisogni su qualcosa che sia magari non sempre orientato a quello che ci fanno credere che sia la felicità, ma a quella che è veramente la felicità, no? E quindi uno dei propositi dell'anno nuovo è proprio questo, raggiungere l'equilibrio. E lo dico soprattutto ai più giovani, ai ragazzi più giovani che mi seguono, perché voi ragazzi che mi seguite siete di fasce di età molto diverse, cioè ho ragazzi giovanissimi che mi seguono, persone nel mezzo della loro vita e persone anche anziane o molto anziane, ho un pubblico molto, molto variegato, e sicuramente chi ha la mia età o chi ha anche qualche anno in più di me queste cose le sa, le ha intuite o le ha intuite anche molto meglio di me, per cui io ogni anno capisco qualcosa in più. Quindi se fra di voi c'è chi magari ha già 60 anni, 70, 80, avete magari capito qualcosa in più rispetto a me, e magari date anche voi un vostro parere nei commenti, un contributo, mi fa sempre molto piacere. Però i giovani, i ragazzi di oggi, mi accorgo che sempre più spesso hanno bisogno di questa guida, di questi consigli, cioè, perché i ragazzi oggi si pensa sempre che siano superficiali, che siano sciocchi. Non è assolutamente vero. I ragazzi di oggi sono svegli, hanno molti strumenti, ma sono anche frastornati molto spesso, cioè sono nati dentro questa società fatta così, mentre io l'ho vista più crescere perché è cambiata insieme a me questa società, al di là del fatto comunque di avere un'esperienza di 40 anni che è diversa da un'esperienza di 15 o 20 anni. Però essere nati proprio frastornati in questa società
che ti prende e come un frullatore, no? Ti rivolta, ti fa credere queste cose, è difficile riuscire a separarsi dalla società, separarsi e vedersi dall'esterno e quindi riuscire a farsi una filosofia di vita, no? Quindi secondo me l'adulto, la persona più grande che ti dà un consiglio, ti dà una guida, ti dà un indirizzo, uno spunto di pensiero, poi ci arrivano loro, no? Perché non sono stupidi, ripeto, però gli dai uno spunto e poi loro se lo elaborano. E quindi il mio spunto è: se volete farvi dei buoni propositi per l'anno nuovo, non siano semplicemente i propositi mirati a quello che viene chiamato l'efficientismo, no? Cioè 1000 progetti, io voglio fare qui, voglio realizzare lì, voglio fare i soldi, voglio crescere nella mia carriera. Sì, sono anche tutte cose buone, legittime, per carità, perché aspirare a costruirsi un futuro è giustissimo, però sempre appunto con questa visione di fondo, visione d'insieme, che mette ogni desiderio nella giusta prospettiva e dà alle cose il peso che meritano, e spesso ci fa accorgere che magari non stiamo dedicando abbastanza tempo a alcune cose importanti e ne stiamo dedicando troppo ad alcune cose che sono meno importanti. E fra le cose importanti a cui io credo che dobbiate, ragazzi, dedicare tempo e spazio, sia proprio quella, come accennavo, di costruire o mantenere o curare meglio una rete familiare solida, una rete sociale solida, no? E per essere meno isolati nella società e quindi meno vulnerabili. Quindi ragazzi, questa è la mia riflessione per l'anno nuovo, il mio augurio per tutti voi per l'anno nuovo, di riuscire ad avere un anno sereno, felice, con la consapevolezza che occorre anche un po' di fortuna, che non tutto dipende sempre da noi. E quindi ragazzi, queste erano le mie riflessioni per l'anno nuovo, le mie riflessioni, i miei propositi, e fra l'altro volente o nolente, è un modo di dire volente o nolente, cioè sia che io lo voglia sia che no, devo chiudere adesso il video perché il sole sta scendendo e vedete che ho tutto un lato baciato dal sole e un lato nell'oscurità, e fra un po' proprio la luce se ne va del tutto. E quindi ragazzi, spero che il video sia stato interessante, anche se un po' diverso dal solito, anche se magari non allegro come al solito, perché appunto ripeto, questo video lo voglio dedicare a mio zio che è venuto a mancare. Spero che le mie riflessioni possano portare uno spunto anche a voi per fare poi le vostre riflessioni. Se non siete iscritti al canale e questi video vi interessano, li trovate utili e interessanti, iscrivetevi in modo poi da non perderli e da avere le notifiche quando esce un nuovo video. Un altro proposito, fra l'altro, che mi faccio nel 2025 è di riuscire, come dicevo anche l'altra volta, a pubblicare almeno quei 3-4 video al mese, no? Più o meno al massimo una settimana, di più non ce la faccio, perché comunque è una cosa che faccio dopo il lavoro, è molto impegnativa, però se penso che ad agosto-settembre questo canale non esisteva, è partito, e adesso dopo 4 mesi abbiamo quasi 4.000 iscritti, vuol dire che c'era bisogno di qualche cosa di questo tipo, che è piaciuto e che serve, e quindi davvero voglio continuare a offrire questo valore aggiunto. È una cosa che mi fa davvero molto piacere, che mi dà soddisfazione personale, e quindi sicuramente un'altra cosa che faremo nel 2025 sarà far crescere questo progetto. Quindi ragazzi, io vi saluto e alla prossima. Ciao, buon anno!